Da alcuni giorni ormai continuavamo a fissarci immobili. Sentivo una grande attrazione che come un magnete cresceva dentro di me, fin quando lui mi invitò a prendere un caffè al bar del Lido e io accettai senza soffermarmi neppure un attimo a pensare. In quell'occasione avevamo parlato un po' di noi, della nostra età, io 22enne e lui 48enne. La differenza non mi spaventava, non più. Viveva con la sua amica d'infanzia, un'amica molto intima con cui aveva avuto una storia in passato. Parlavamo di ciò che ci piaceva fare nella vita, del nostro lavoro. Io psicologa e scrittrice, mentre lui era tastierista in una band. Ci eravamo guardati negli occhi. Il silenzio regnava tra di noi, anche se in sottofondo si udivano voci di altre persone. Le mie guance si tinsero di un rosa arancio quasi pesca. Non sapevo se ritrarmi e tornare in spiaggia o se restare imbrigliata in quella calda morsa che avvolgeva il mio cuore. Improvvisamente lui tese la mano verso di me e la portò sul mio viso per scostare una ciocca di capelli che si adagiava alla mia guancia. Quel tocco era stato magico e io sentivo il desiderio di essere accarezzata ancora e ancora. Socchiusi gli occhi per un istante. Sentivo che qualcosa stava per accadere, qualcosa al di fuori del mio controllo. Il suo volto si avvicinava sempre più al mio, fino a percepire il suo respiro sul mio viso. In un attimo aveva preso il mio volto tra le sue calde e morbide mani. Si era chinato e aveva appoggiato le sue labbra sulle mie. I suoi baci avevano un sapore candido e puro come la gelatina. Sentivo che lentamente stava aprendo un varco tra le labbra per lasciare spazio alle nostre lingue, che un attimo dopo si toccavano, muovendosi al ritmo del battito dei nostri due cuori. Appena schiuse le labbra, terminando quel contatto unico, gli dissi: «Forse è meglio tornare all'ombrellone. Si sta facendo tardi. Cosa penseranno di noi che siamo spariti nel nulla? Ci daranno per dispersi». Sorrisi sarcastica. Così eravamo tornati in spiaggia come se niente fosse, ma un attimo prima di arrivare all'ombrellone lui mi prese il polso e affermò: «Aurora, io ti voglio. Come possiamo fare per continuare il nostro discorso altrove?» Il mio cuore palpitò forte, sembrava volesse uscire dal petto. Il suono di quei battiti tuonava nelle orecchie. Un senso di vertigine si era impossessato di me. In quel momento non sapevo cosa rispondere. Domani a casa mia, domani, balbettai. Lui mi fece l'occhiolino lasciandomi libero il polso prima di raggiungere l'ombrellone.